Specialisti Team, ciao a tutti! Non ci vediamo da un po' in video, ma nonostante tutto, in questi mesi di assenza ho tramato nell'ombra, portando avanti altri progetti e iniziative, di cui vedrete i risultati sui miei canali social e sulla community Microsoft Security Italian Users Group. Vado alle ciance però, non è questo né il video né la giusta occasione per raccontarvi il perché e il per come sono stato un po' assente in questo periodo. Se siete qui a vedere questo video è perché siete letteralmente degli assatanati di Microsoft Entra, Intune, Active Directory, Microsoft 365, quindi lasciamo poco spazio alle altre storielle e concentriamoci sulla ciccia. Intorno a fine anno 2023 ho pubblicato un post sul mio profilo LinkedIn in cui, in maniera del tutto innocente, vi raccontavo di voler ricostruire il mio laboratorio ibrido per testare una serie di cose. Ingenuamente vi ho domandato se foste interessati a vedere qualche video preso durante la costruzione di questo laboratorio. Ed è proprio qui che è successo il patatrack. Non l'avessi mai fatto, nella mia testa io in realtà pensavo, ma se è un laboratorio, figurati se interessa a qualcuno. Veramente la ritenevo una cosa molto poco interessante. E invece più di 100 di voi hanno espresso un interesse esplicito verso questo argomento. Vi dirò di più, credo che sia uno dei post più visti del mio profilo LinkedIn nell'anno 2023. E quindi potevo deludervi, la risposta ovviamente è no, e quindi ecco l'idea. A differenza dei miei video passati, quindi non più dei video slegati tra di loro che parlano di vari argomenti un po' a macchia di leopardo, ma una serie, un vero e proprio percorso di video legati da un filo sottile, la costruzione di un laboratorio, di un ambiente intero, fatti insieme a voi passo per passo. Quindi, vediamo che cosa stiamo andando a costruire. Prima di tutto ho deciso di costruire un laboratorio ibrido con un Active Directory on-premises. Questo può sembrare controintuitivo e controtendenza, ma in realtà credo che avere un laboratorio ibrido, da alcuni punti di vista, sia la scelta più utile per me, che devo vedere, fare, testare cose, e anche per voi specialisti IT che mi seguite. Per quale motivo? Perché nonostante la direzione intrapresa da Microsoft e dal mercato ci porti inesorabilmente verso il cloud, e quindi anche verso una riduzione della dipendenza da infrastrutture on-premises, prima di gridare il cloud, bisogna considerare in realtà alcune cose. Aziende e più in generale realtà nate negli ultimi anni e tutte quelle che nasceranno verosimilmente da qui in poi, anno 2024, hanno già tutto apparecchiato in realtà per essere cloud first. Il tessuto dei sistemi informativi delle aziende italiane però, dalla piccola media realtà fino a quella più grande, 10, 15, 20 anni fa, hanno fatto un investimento in una o più infrastrutture on-premises, in molti casi basate su Active Directory e altri prodotti Microsoft o non Microsoft. Questo significa che, come specialisti IT, noi abbiamo un compito delicatissimo e importantissimo. Dobbiamo guidare, aiutare, prendere per mano tutte queste realtà e portarle verso questo pazzo mondo cloud, tenendo conto allo stesso tempo dell'eredità tecnologica che si portano dietro e che in realtà in molti casi ancora sta facendo il suo dovere. Quindi lo spirito di questo laboratorio è quello di provare insieme ad iniziare a pensare un modo per ridurre la dipendenza da Active Directory, implementando e testando quello che abbiamo a disposizione oggi e che avremo a disposizione man mano che nuovi strumenti verranno rilasciati. Perfetto, ora facciamo il secondo passo, quello più interessante secondo me. L'Active Directory mi servirà solo per sincronizzare gli utenti attraverso Entra Connect e per joinare eventuali server. Fine, avete capito bene, quindi nessun client Windows 10-11 verrà joinato a questo dominio on-premises. I dispositivi degli utenti finali verranno joinati direttamente in cloud su Microsoft Entra. Per dire in altre parole, i dispositivi degli utenti saranno Entra Joined. Provate a pensare, tutti i PC degli utenti potrebbero potenzialmente essere gestiti ovunque si trovino e, quando in rete aziendale, potrebbero accedere alle risorse o alle applicazioni on-premises a dominio in maniera trasparente e come se anche loro lo fossero. Perfetto, quindi dopo tutta questa introduzione filosofica, come andiamo avanti e quali sono i prossimi passi? Cosa vedrete e cosa non vedrete? Vedremo insieme come costruire questo tipo di ambiente ibrido dal punto di vista dell'identità e della sicurezza. Vedremo come installare un domain controller, come mettere in sicurezza in maniera basilare Active Directory,
vedremo come installare e configurare un Entra Connect. Metteremo in sicurezza le identità e le risorse con Multi-Factor Authentication e accesso condizionale. Joineremo i dispositivi Windows ad Entra, li gestiremo con Intune e li metteremo in sicurezza con Microsoft Defender for Endpoint. Con questi client poi proveremo ad accedere alle risorse on-premises pur non essendo essi a dominio. E poi che cosa vedremo? La risposta in realtà è che non lo so, perché potenzialmente le cose da vedere sono davvero infinite. Ma se c'è qualcosa che vi stuzzica, se c'è qualche configurazione, qualche feature che vi incuriosisce vedere all'opera, ovviamente considerando i limiti che un ambiente di lab può avere, non vi resta che lasciare un commento qui sotto il video oppure su LinkedIn o novità su Threads. Non vedo l'ora quindi di fare questo percorso insieme e di iniziare a costruire questo laboratorio. Dopo questa chiacchierata introduttiva vedremo insieme come installare un domain controller creando una nuova foresta e quindi non perdetelo perché da lì inizieremo finalmente a mettere le mani in pasta. Come sempre, grazie di avermi seguito fino a qui. Se vi è piaciuto questo video e se vi piacciono questi argomenti, iscrivetevi al mio canale YouTube e seguitemi sul mio blog itspecialist.cloud. Alla prossima, vi aspetto, mitici!